Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Audi 4, la leggenda a trazione integrale. La macchina che ha vinto il Rallye di Monte Carlo nel 1984 con il grande pilota Walter Rohr e il suo copilota navigatore Christian, e questo invece Michelangelo. Ma vi rendete conto ragazzi? Cioè ormai a ogni video io sono contento che sei qui, amore mio. Il problema è che tu mi sgnacchi tutti i fili. Stai fermo, il modello non è mio. Stai fermo. Mettiti qui. Mettiti qui, amore. Dai, mettiti qui. Qua, qua. Qua, dai, fai il bravo. Allora, stavo dicendo che ha vinto il Rallye di Monte Carlo nel 1984 con Walter Rohr e il suo copilota navigatore Christian, il modello in scala 1:8, l'edizione Centauria e l'uscita è numero 35 delle 110 necessarie al completamento di questo modello. Intanto ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano. Forza ragazzi, mancano ancora un bel po' di iscrizioni al nuovo obiettivo dei 5.000 iscritti, però io conto su di voi, mi raccomando. Sempre che ne abbiate piacere, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, così sarete sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Vi esorto anche a dare un'occhiata alla playlist perché ci sono diversi modelli e non solo di auto. E infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente, grazie. Volevo anche dirvi che andrò a presentare anche l'uscita numero 85 della Lancia Stratos, vincitrice del Rallye di Monte Carlo del 1976, con il pilota Sandro Munari e il suo copilota navigatore Silvio Maiga. Non ho ancora fatto quel video perché ho riscontrato un po' di imperfezioni nella scritta Roma sopra la capote, quindi sto cercando di valutare se attaccare da subito gli adesivi, però poi vedrete qual è il problema, oppure attendere che esca anche il portellone posteriore per vedere come metterli. Però questo è soltanto un input che vi ho voluto dare per giustificare la mancanza ancora dell'uscita appunto della Lancia Stratos, e che poi spiegherò tutto nel dettaglio quando farò il video. Seguitemi anche nel montaggio della Ferrari 330 P4, sempre edizione Centauria e ovviamente sempre in scala 1:8. Intanto faccio scorrere le immagini così vedete l'interno del fascicolo. Ovviamente è dedicato a tutti coloro i quali non hanno fatto la collezione. Il montaggio non è complesso, ecco qui. All'interno troviamo questi 4 pezzi più una serie di viti RP. Ce ne servirà soltanto una che io sono andato già ad avvitarmi qui. Ricordatevi di non usare nessun lubrificante sulle plastiche. Abbiamo il serbatoio sinistro, che è questo, e il serbatoio destro. Questo è un elemento di supporto. E questo è un tappo. Ecco qui. L'unica cosa che vado subito a consigliarvi, perché per il resto veramente il montaggio è davvero semplice, andate a levarvi soprattutto da questa parte questa lavorazione. Vedete, guardate, vedete che c'è la plastica che esce, non va bene così,
perché questo pezzo poi va completamente contro la parete quando andrete a montarlo e quindi vi rimarrà così. Non lo vedete, ma non riuscirete a premere benissimo questo perno all'interno del foro, proprio per questo motivo. Quindi non importa che vada via la vernice argento, perché questo è completamente coperto. Così va benissimo. Qua invece va bene così, non serve. Ok, procedo subito al montaggio. Questo è quello che avevo montato fino al numero 34, bellissimo, ricco di particolari. Bene, cominciamo da questa parte. Questo è il primo pezzo che vado a montare, così, semplicemente i perni nei fori dedicati. Mettete le dita in corrispondenza dei perni e poi piano piano, anzi facciamo una cosa che sicuramente mi aiuta. Creo un po' di invito nel foro. Ecco qua. Non premete questa parte qui che la danneggiate. Guardate come metto le dita. Perfetto. Ecco qui. Adesso dobbiamo andare a mettere questo. Per inserire questo lo mettiamo così e poi dobbiamo spingerlo tutto contro la parete bianca dietro, altrimenti non riuscirete mai a mettere i perni all'interno. Ecco, controllate da sotto che i perni siano corrispondenti ai fori e poi dovete mettere il dito completamente al centro del pezzo argentato e spingere contrastando da questa parte, però ripeto, solo quando sarete certi che i perni siano all'interno, altrimenti danneggiate il pezzo. Ecco qua. Controllate attraverso questo spazio che la parte argentata sia completamente contro la parte bianca, altrimenti dovete premere ancora, ma se non vi sarete tolti il pezzo sopra, quello lì, sempre che lo abbiate anche voi, dell'iniezione, non riuscirete. Qualora succedesse questo, mettete un dito qua sulla parte bianca e con il cacciavite più piccolo fate forza qua nei fori e il pezzo piano piano uscirà fuori senza danneggiarsi. Poi ci rimane ancora questo pezzo e il tappo. Il tappo non vi potete sbagliare perché abbiamo un foro che è più grande e uno più piccolo e di conseguenza anche di qua i perni. Mi creo l'invito con il cacciavite più piccolo da questa parte e con la punta più grande dall'altra. Mi raccomando a premere, dovete tenere le dita qua sotto, ok?
Ecco qua. Anche qui un bellissimo particolare. Perfetto. Accertatevi che il bordino argentato del tappo, questo esterno, che esce meno di 1 millimetro fuori dalla battuta in plastica, sia uniforme da tutte le altre parti, altrimenti dovrete ancora premere. Non mi rimane che mettere questo pezzo che va messo qui e poi abbiamo finito. Restate con me se avete piacere, perché vado a farvi vedere tutto ciò che ho montato fino a questo numero 35. Attenzione a non danneggiare il perno. Vi consiglio di avvitare tutta la vite fino in fondo, provarla all'interno così, vedete? La svitate appena appena e inserite. Ecco qua. Perfetto. Ciao amore. Quanto è bello. Le unghie della mia tigre. Eccole qua. Allora, guardate. Direi che per essere un pezzo che va all'interno del baule posteriore c'è veramente tanto. Non si sono limitati a mettere semplicemente dei pezzettini, e io questo lo apprezzo molto. Adesso metto pausa, prendo quello che ho montato e poi ci salutiamo. Guardate che spettacolo questo pezzo. Tutte le targhette in alluminio avvitate, non con l'adesivo. Dietro la copertura in finta fibra di vetro, ma riprodotta benissimo, con addirittura le guarnizioni, e il paracalore dove sotto poi si trova la turbina, il turbo. Anche questa retina è metallo. Questo musetto meraviglioso, bellissimo. Saranno necessari 10 LED, frecce comprese, per poterlo appunto rendere funzionale. I filetti, che sono queste righe di contrasto, sono perfetti, privi di qualsiasi incertezza. Guardate anche la scritta che c'è su questa fanaleria qui. Pazzesco. Sembrano vere. Queste parabole sembrano vere. Quando andremo a montare all'interno dei fari secondari i LED, sicuramente dovremo rimuovere queste parti. Non ci sono problemi, ricordatevi che sono numerate. Si comincia col numero 1 e si finisce col numero 4. E infine prendiamo, io dico prendiamo perché sapete che per me siete parte integrante del canale. Molti di voi
si domandano perché io dica prendiamo, visto che sono da solo. Per questo motivo, perché vi ritengo anche voi la famiglia del canale. Ecco qua. Qua manca ancora tanto da mettere, non si riuscirà neanche a inserire una penna poi all'interno del motore. Sapete come sono i tedeschi, precisi, ordinati. Volevo anche dirvi un'altra cosa. Questo gioco, che è decisamente eccessivo, vedete? Che non è piacevole. Però attenzione, non fate l'errore, cosa fai tu? Ok, gioca con questo, amore, vai. Non fate l'errore di spessorare le molle per evitare questo, perché il modello poi vi rimane alto. Il modello poi una volta appoggiato deve rimanere così e con il peso che ha questo non lo vedrete neanche, perché si annullerà proprio per il peso stesso del modello. Quindi non vi preoccupate, perché non è che andremo a prenderlo, a sollevarlo. Una volta appoggiato, anche se mai sulle ruote, ricordatevelo, troveremo poi il modo di farlo, perché se lo teniamo sollevato, sto ragionando a voce alta insieme a voi, queste tendono, vedete, a fare questo lavoro. Vedremo ragazzi. Comunque, ecco, ci tenevo a dirvi questo. Io adesso ho finito, vi ringrazio del vostro tempo, un saluto da parte mia e da parte del mio Michelangelo, eccolo qui, Michelangelo, la vera star. Ma quanto sono belle queste zampette, amore mio, quanto! A 3 anni li ha fatti lo scorso mese, adesso siamo a settembre del 2023. È un gatto tigrato europeo bellissimo, io ce l'ho da 2 anni, volevano mandarlo in un gattile e con tutto il rispetto io l'ho preso così nella convinzione che colui il quale me l'aveva dato lo avrebbe poi ripreso, però dopo circa 1 mese e mezzo, 2 mesi, quando io domandai a lui cosa aveva deciso, lui mi rispose appunto che avrei potuto portarlo in un gattile, ma figuriamoci, lui è la mia famiglia, il mio amore. Ciao a tutti ragazzi, grazie del vostro tempo, un saluto e un abbraccio, un saluto a tutti i vostri cari più cari. Saluta amore mio, miau miau. Quanto sei bello. Ciao ragazzi, grazie sempre con tutto il cuore del vostro tempo e mi raccomando, se avete piacere di darmi un ulteriore aiuto, condividete i miei video nei gruppi dedicati. L'altra settimana sono state 25 mi sembra le condivisioni e vi ringrazio anche di questo. E poi ovviamente cerchiamo di far crescere questo canale, quindi iscrivetevi. Grazie a tutti.